Oggi voglio parlare con voi di un mistero. Per me è un mistero, devo capire. Ci sono opere, film, libri, romanzi che vanno a toccare temi, insomma, controversi, difficili, imbarazzanti. E a me queste opere sono sempre piaciute, anche se poi hanno un po' di oscurità in sé, anche meglio. Però, ho capito anche un'altra cosa. Che alcune opere di altissimo valore come queste, film, romanzi, con registi bravissimi, scrittori notevoli, faccio fatica, non riesco ad andare avanti, mi fermo, anzi sono paralizzato. Certo, forse sono invecchiato, non lo so, però forse c'è un'altra ragione, c'è un mistero, c'è una cosa che voglio capire insieme a voi. Parliamo di quelle opere che vi piacciono tantissimo, però... no, cazzo, io non vado avanti, io mi fermo qui, ok? Dopo la sigla. Vi ricordo che tutti i libri che vi segnalo potete acquistarli andando qui sotto in descrizione e cliccando sul link che ho creato per voi. Vi porta su Amazon. Io guadagno una piccola percentuale che a voi non costa nulla. In questo modo mi aiutate a mandare avanti il canale. Grazie mille. Questo libro, che oggi vi segnalo, entra nello shop di Broken Stories, che è la mia libreria su Amazon. Un posto dove vengono selezionate le opere migliori, dall'horror al fantasy, alla fantascienza, al weird, per, insomma, aiutarvi a orientarvi in questo vasto mondo molto complesso. Andate a farci un giro, perché lì ci sono le cose migliori, dei generi e dei sottogeneri. Opere di grande valore che però io non riesco proprio a smaltire. Ci sono film che non riesco a finire di vedere. Ci sono libri che fatico a continuare. E tutto questo nonostante io stia pensando che quell'opera è notevolmente qualitativa, è un'ottima opera. E allora mi sono interrogato, perché qui non si tratta solo di capire le opere, si tratta di capire se stessi. Dunque, lo spunto mi viene da due opere che sto cercando di vivere serenamente senza riuscirci e che non riesco a completare. Uno è un film, l'altro è un romanzo. La prima opera è Triangle of Sadness di Ruben Östlund, non so come si dica, regista svedese, che aveva già prodotto uno dei miei film preferiti della vita, che si intitola The Square, del 2017, con un formidabile Claes Bang. Invece il libro qual è? Il libro è il romanzo di Paolo di Orazio, La saponificatrice. Eccolo qui, pubblicato di recente da Libraccio Editore, perché il buon Paolo di Orazio, scrittore noto soprattutto per le sue decennali incursioni nello splatterpunk, si è avventurato invece in un giallo thriller noir realistico e lo ha fatto partecipare a un concorso che naturalmente ha vinto perché Paolo di Orazio è uno scrittore di alto valore. Il fatto che sia un mio amico adesso da qualche anno non dovrebbe pregiudicare troppo il mio giudizio, anche se mi rendo conto che qualche distorsione cognitiva sia inevitabile. Torniamo al concetto, spero vi interessi, perché qua vi sto parlando di due opere di alta qualità, due opere notevoli. E allora perché io non riesco ad andare avanti? Perché arrivato a metà mi fermo? Perché dentro di me si scatena una ribellione? Me lo sono chiesto, ci ho riflettuto e sono arrivato a diverse risposte. Allora, quella diciamo più autentica ve la dico alla fine, diciamo quella un po' più raffinata. Partiamo da una di natura personale. Uno, è evidente che io sto invecchiando. Perché? Perché le opere, diciamo, narrative che spingono la lama dentro le zone soffici della mia sensibilità mi fanno sempre più male. E quindi resisto. Un tempo non era così, mi piaceva essere urticato. Adesso meno, ho davvero molto bisogno di trovarmi dentro dimensioni più serene. Però dall'altra, poi mi dico,
Ma cazzo, ma io sono anche un fervido ascoltatore di metal estremo, di quelle sonorità che più che urticanti sono proprio micidiali. E allora, forse è una cosa che riguarda solo la narrativa, la ricerca del senso, la descrizione del mondo, uno a uno. E ora veniamo invece alla risposta, che forse è un po' più interessante e che forse riguarda anche voi, che voglio coinvolgere in questa riflessione. Perché guardate che si tratta di individuare quel particolare sottogenere che è geniale, che probabilmente è molto utile, che probabilmente ci sta dicendo qualcosa che dobbiamo ascoltare, ma è nel contempo anche difficile farlo. Bene, la saponificatrice, così come Triangle of Sadness, sono, a mio modo di vedere, autopsie della realtà. Sono opere estreme come un'autopsia, ma di estremo realismo. E questo mi terrorizza. Mi terrorizza perché entrambe le opere raccontano quello che proprio non vogliamo vedere, quello che non ci piace avere sotto gli occhi, e lo fanno con classe, con arte, con grande capacità. E questo contrasto tra il sublime della resa e l'orribile dell'oggetto narrato crea un cortocircuito, ed è lì che io, o per meglio dire, la mia mente impazzisce e le mie emozioni si ribellano. La saponificatrice è un'opera, è un crime, ok? Possiamo dire così. Racconta crimini terribili perpetrati da una pensionata di un paese della ciociaria, un paesello, che uccide, fa bollire i cadaveri e ne ricava candele e saponi, che poi magari che usa, che regala, ma anche qualche manicaretto. Tutto questo appunto in un contesto assolutamente realistico, autentico, la nostra Italia, la nostra provincia, ok? Più vera. In questa storia si innesta una storia appunto che non risparmia alcun dettaglio macabro, ma anche realistico, vero, verista in un certo senso. Si innesta la vicenda di una protagonista che è il contraltare di questa assassina terribile, ed è Angelica. Angelica è una figura che invece rappresenta tutta, diciamo, una generazione, se volete. È una giovane, imbelle, sensibile e probabilmente inadatta, ecco, una disadattata, funzionale, che nel mondo fa fatica a vivere. Persona, quindi, come tanti di noi, magari troppo speranzosi, troppo ex-ottimisti, una persona debole che si fa mettere i piedi in testa da tutti. E questi tutti sono una congrega quasi stregonesca di donne, di uomini pensionati, questa cricca di donne che truffano i compaesani, e tra di loro un'assassina che ha un figlio disabile con cui ha un rapporto malsano e morboso ai massimi livelli. Tutto questo raccontato con realismo, ma realismo estremo, realismo intriso di una negatività, di un pessimismo assoluto, che è frutto evidentemente della visione dell'autore, che non ci risparmia niente, ma soprattutto non ci risparmia la descrizione di come siamo fatti veramente. E questo è il punto. Angelica, protagonista, di per sé è anche una persona poco ammirevole. Non dico tanto quanto l'assassina, le truffatrici e tutte le persone che la prevaricano, ma anche lei, santo Dio, fa venire il nervoso. Ma non perché il narratore ce la voglia rendere un antagonista, ma perché ci racconta con realismo estremo come siamo fatti. Perfino l'odore acre del nostro sudore viene portato
in evidenza in queste pagine, che raccontano appunto una vicenda molto umana, molto vera, molto italiana, come direbbe quel personaggio di Boris, ma veramente deprimente, molto deprimente, per me, proprio perché realismo estremo, perché non credibile, ma vero. E diavolo, la realtà è terrificante per quanto mi riguarda. Guardate, io non sono una persona che confida ancora granché nell'umanità in toto. In alcune piccole sacche di resistenza, sì, ma concordo con Paolo Di Orazio che tendenzialmente lo scenario è squallido, orribile. E concordo anche, naturalmente, con il regista Ruben Östlund, che sia in The Square che in Triangle of Sadness, ma soprattutto in quest'ultimo, Triangle of Sadness, descrive anche qui, con realismo estremo, quello che siamo diventati. Anche un film che vi consiglio come Triangle of Sadness è un'autopsia del XXI secolo. Da una prospettiva diversa, prendendo a campione una umanità diversa da quella di La saponificatrice, che ci racconta lo squallore della gente piccola, della gente comune, perché non è mica vero che i ricchi sono cattivi, la gente comune è buona. No, siamo tutti in mezzo in questo calderone ormai di competizione a tutti i costi, di sopraffazione reciproca, tutti. Questa mentalità ha pervaso ogni strato della società. Aperta parentesi. È la mentalità neoliberista. Chiusa parentesi. Triangle of Sadness è un film che io non sto riuscendo a finire di vedere. Perché mi fa soffrire troppo. Ogni singolo dettaglio di questo film mi mette in croce. E mi domando perché. Io credo che dipenda dal fatto che mi sta confermando tutta una serie di prese di coscienza che ho avuto, che mi porto dietro, che mi porto sulle spalle, che mi pesano sulle spalle riguardo al mondo in cui viviamo. Sofferenze che ho, che vengono trasformate in un film che è appunto una autopsia di chi siamo diventati. Qual è la storia in questo caso? Qui siamo alle prese con un modello, un fotomodello che non campa granché bene, non guadagna molto, ma la sua fidanzata, a sua volta fotomodella, Yaya, guadagna invece bene. È una fotomodella di successo. Problema, lui è innamorato di lei. Lei non sa decidersi. Lei è più probabilmente interessata ad apparire insieme a lui sui social per essere sempre un influencer sempre più potente, sempre più di successo. Quindi i due fanno la vita degli influencer, sono i Ferragnez in sostanza, ok? E la storia in ogni singolo dettaglio ci racconta questa realtà raccapricciante, fatta di persone senza qualità, superficiali, che magari cercano, lui forse un pochino cerca di migliorarsi o ha una vaga aspirazione, perché si rende conto che c'è qualcosa che non va in questo modo di essere, in questo modo di vivere. Però è un deficiente anche lui, è un meschino, è soprattutto un superficiale. Questo è un film che ci parla della superficialità assoluta, mostruosa, raccapricciante di questi arricchiti di merda di tutti i generi che mancano della ricchezza più importante, che è quella interiore, quella, ma se volete, non voglio fare il guru del cazzo, voglio dirvi che senza una intelligenza di base, senza una comprensione del mondo e senza un minimo di empatia verso gli altri e verso il mondo,
chi ha il potere, chi ha i soldi, è esattamente pericolosa quanto la saponificatrice, che non ha i soldi, ma manca totalmente di empatia. Quindi il suo potere qual è? L'assenza di umanità, la capacità di uccidere, di sopraffare senza provare rimorso. Questi ricconi schifosi che vengono rappresentati nel film e che convivono nello spazio ristretto di una nave, uno yacht da crociera riservato ai super ricchi, sono proprio questo, una radiografia del peggio di quello che siamo diventati. E nella saponificatrice tutto questo è rappresentato nei bassi fondi italiani. In Triangle of Sadness invece ci sono i piani alti, diciamo, dove vivono però appunto questi individui che vengono rappresentati, guardate, con un realismo che anche in questo caso è estremo. E io di persone così ne ho conosciute, fidatevi. Triangle of Sadness non parodizza, come anche La saponificatrice, non sono opere parodistiche, satiriche sì, ma in maniera molto caustica. È questo che mi interessa capire. Non si tratta neanche, per esempio, di un film di opere come I mostri di Dino Risi, che ci raccontava appunto quanto fossero diventati mostruosi tanti italiani, no? Come il crollo, proprio l'assoluta mancanza di una impalcatura morale producesse dei mostri. Ma quelli facevano anche un po' ridere, perché erano talmente iperbolici, no? Che facevano ridere. Invece opere come La saponificatrice di Paolo Di Razio o il film Triangle of Madness non spingono, non distorcono la realtà, ce la mettono davanti. Sì, magari con un'ottica che è talmente lucida, stiamo parlando di avere tipo 12 decimi di vista, che un pochino distorce, no? L'immagine. Quest'ottica. Però l'immagine è quella, l'immagine è fotografica, l'immagine è reale, è l'autopsia di quello che siamo diventati. Ed è questo che mi terrorizza, è questo che ma neanche mi terrorizza, mi crea un disagio così vero, così autentico, così profondo, che ad entrambi questi autori devo chiedere in un certo senso scusa, perché io ormai sono diventato così debole, evidentemente, da non riuscire a cavalcare la loro tigre. Mi spiego? Anche se stiamo parlando di opere notevoli. Realismo estremo, probabilmente si tratta di questo. È una definizione alla quale sono arrivato grazie a Paolo Di Razio, che a sua volta ci è arrivato per sua missione tramite un messaggio privato in cui gli spiegavo che cosa stavo provando in relazione al suo romanzo La saponificatrice, che naturalmente vi consiglio, così come vi straconsiglio Triangle of Madness e ancora di più The Square, che sono film che ti mettono di fronte alle tue contraddizioni, a quanto alla base dei tuoi valori più alti, di quelli che pensano, della tua identità più nobile, probabilmente si annidino delle contraddizioni che non hai risolto e che sono la ragione per cui ti si potrebbe anche mandare a fare in culo. È chiaro? Questo è il perché dei film di questo regista svedese, Ruben Östlund. Un giorno riuscirò anche a ricordare il suo nome. Ma come vi dicevo, sto invecchiando e le opere più urticanti, più appartenenti forse a questo sotto filone che possiamo chiamare realismo estremo, mi fanno male, mi mettono in difficoltà. Quali sono le vostre opere di realismo estremo che non riuscite in qualche modo a smaltire, che vi hanno segnato oppure che vi hanno stoppato? Le opere che sapevate che valevano la pena, però è troppo, non ce la faccio.
Ecco, vi siete sentiti così? Io vorrei saperlo perché mi interessa proprio questo. Siamo in un ambito di denuncia non didascalica, di denuncia della realtà, di descrizione della realtà. Siamo in presenza di autori in qualche modo impegnati o apertamente impegnati, che però che non hanno paura. Che non hanno paura di dirci guardati, fai schifo. E la verità è purtroppo spesso questa. Per molti aspetti. Guardiamoci. È così, facciamo schifo, cazzo.